Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare questo simpatico coniglietto che potete decorare come più vi piace. Potete applicare al centro o un uovo di cioccolato o uno di polistirolo, oppure potete riempire un sacchetto e metterlo al centro, oppure con il velo dei confetti potete mettere all'interno dei cioccolatini, delle caramelle, quello che più vi piace, o degli ovetti piccolini, e li inserite poi qui dentro alla pancia del vostro coniglietto. Spero che questa idea vi piaccia. Andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare il coniglietto con l'uovo abbiamo per la testa un anello magico di 6 maglie. Io vado ad utilizzare questo filato bianco in cotone, potete utilizzare qualsiasi tipo di filato, e l'uncinetto vado ad utilizzare il numero 3. Stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia è un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Facciamo un altro giro di 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo le 54 maglie per altri 10 giri. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse, e riempiamo con la fatta sintetica. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie, poi facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie, e proseguiamo con le diminuzioni fino a chiudere completamente. Riempiamo bene la parte prima di chiudere. Possiamo poi chiudere la parte e dare un po' la forma alla testa. Per il corpo possiamo fare una catenella di 6 maglie, poi facciamo un'altra per girare, lavoriamo 6 maglie basse da questo lato della catenella, poi giriamo e lavoriamo 6 maglie basse dall'altro lato della catenella. In totale poi saranno 12 maglie lavorate. Arrivati qua facciamo l'ultima, poi giriamo in questo modo e lavoriamo le altre 6 da quest'altra parte. Ho lavorato le 12 maglie per 40 giri, poi vedete voi, in base alla grandezza del vostro uovo, andate a fare più giri o meno giri. In base alla misura del vostro uovo dovete fare tanti giri fino a circondare tutta la parte. Dobbiamo andare a creare questa specie di cintura per il corpo del coniglietto. Andiamo ad inserire gli occhi. Io vado ad utilizzare questi tipo bottoncini, vado ad inserire il filo all'interno con l'ago e poi passo di nuovo verso l'altro, ripasso dentro l'occhiello anche di quest'altro e faccio così, in modo da rinforzare bene e ripassare più volte, e fisso così i miei 2 occhi al centro del volto. Poi vedete voi la distanza che volete metterli, decidete voi come volete fare, è facoltativo, in base ai vostri gusti andate a dare l'espressione al vostro coniglietto. Io li ho messi alla distanza di circa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maglie e vado a fissare bene. Per il nasino vado a prendere questo filato beige scuro, passo un po' di volte in questo modo qui fino a riempire un pochino il naso, e poi vado a fare una linea sotto al centro, in modo da realizzare così anche il musetto sotto il nasino. Passato un po' di volte vado a fare la linea sotto dritta. Sono uscita dalla parte centrale, ora vado verso il basso in questo modo e vado a tirare leggermente in modo da creare così il musetto al mio coniglietto. Volendo possiamo anche ripassare sul filo. Passiamo un po' di filo nero sugli occhi, creiamo anche le ciglia e poi andiamo a bloccare il filo.
Estendiamo bene la parte in modo che sia ben tirata e poi andiamo a cucire la parte del corpo qui e la andiamo a cucire sotto la testa. Prima chiudiamo questa parte superiore e poi andiamo a cucire. Circondiamo bene l'uovo in questo modo, deve lasciare giusto 1-2 centimetri in modo da cucirlo poi al collo. Dovete poi fermarlo con gli spilli lateralmente e andare a cucire queste due parti. Presa bene la misura e la distanza, andiamo a cucire prima questa parte e poi andremo a lasciare un po' di centimetri al centro in questo modo e andiamo a cucire anche quest'altra parte in modo che l'uovo possiamo poi inserirlo nel corpo. Poi andiamo ad inserire l'uovetto e per i piedi facciamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, saranno 12 maglie. Una maglia, un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 20 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Proseguiamo i giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente dopo aver riempito leggermente. Per le braccia avviamo un anello magico di 6 maglie, poi facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia e saranno 8 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 10 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 8 maglie basse. Lavoriamo le 8 maglie per altri 9 giri e poi stacchiamo il filo e riempiamo leggermente con la vatta sintetica. Per le orecchie avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo 3 aumenti nelle prime 3 maglie, in totale saranno poi 9 maglie lavorate. Facciamo 3 aumenti solo nelle prime 3 maglie e saranno 12 maglie. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 14 maglie. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 16 maglie. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 18 maglie lavorate. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie lavorate. Lavoriamo le 20 maglie per altri 5 giri. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 18 maglie. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie e poi facciamo 6 diminuzioni e resteranno 6 maglie. Possiamo staccare il filo e poi andremo a cucire qui con ago e filo e poi alla testa. Diamo bene la forma all'orecchio tirandolo leggermente verso l'alto. Io non andrò ad imbottire perché è già bello rigido, quindi vado soltanto a chiudere questa parte e vado a cucire sulla testa. Per i piedi faccio in questo modo, passo con il filo un po' verso la base qui al centro in modo da schiacciarla leggermente, così sarà più stabile sulla base, quindi non l'ho riempita troppo con l'ovatto, ho riempito leggermente e vado a fare questa procedura qui di schiacciare verso il centro in questo modo e realizzare così la base per il piedino. Andrò ad applicare il mio piedino in questo modo qui sotto e vado a cucire questa parte. Dopo aver riempito leggermente le braccia possiamo andare prima a cucire questa parte e poi andiamo a cucire la spalla. Dopo aver cucito la base delle orecchie le possiamo cucire o tutte e due sopra vicine da un lato, le possiamo mettere ai due lati oppure le possiamo mettere all'ingiù in questo modo applicandole al contrario, così le potete mettere in questo modo, decidete voi come più vi piace. Questo è il mio coniglietto terminato, spero che vi piaccia. Potete aggiungere un sacchetto con all'interno dei cioccolatini, degli ovetti, delle caramelle e potete inserirlo qui al centro del corpo, oppure potete prendere un uovo trasparente e mettere all'interno i cioccolatini e gli ovetti, oppure potete prendere proprio un uovo di cioccolato ed inserirlo all'interno, ovviamente ricoperto. Spero che questa idea vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, condividete il video e ci vediamo alla prossima e lavoriamo che ci consoliamo, ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.